Ed eccola qui, la famosa KZ. Allora, vi faccio una bella inquadratura del motore. Ciao a tutti, oggi giriamo all'aperto, è una bella giornata, io sono di Milano e oggi c'è il cielo terzo. Oggi vi parlo della Gilera KZ. KZ nasce nel 1985 come progetto e viene poi immessa sul mercato nel 1986. La Gilera KZ è una moto prettamente sportiva, fuori dal comune. Siamo in pieni anni 80, è la Milano da bere, i soldi girano, bisogna trasgredire. RV è stato un grande successo insieme ad Arizona, però mentre per quanto riguarda il progetto RV non ci sono stati limiti di budget, con KZ le cose sono andate diversamente. La Gilera fa un prodotto molto bello, ma anche a livello produttivo economico. Infatti questa è una delle prime moto che ha la parte posteriore completamente in un pezzo unico, ve lo farò vedere dopo. Quindi meno stampi, meno pezzi, meno costi, ma guadagni con i ricambi, in quanto quando si spaccano li fai pagare una follia. Altro genio qual è? Utilizzare componentistica utilizzate su altre moto. Infatti la KZ ha dei pezzi che sono dell'RV. RV era una stradale turistica, questa no, questa deve essere veloce, deve superare i 150 orari, quindi 30 km in più effettivi rispetto ad RV, e non sono poco. La struttura dell'RV non è in grado di sopportare quelle velocità, o meglio ci arrivi ma insomma non c'è stabile, quindi la moto viene abbassata, viene modificato completamente il telaio e quindi si punta solo ed esclusivamente alla velocità. Se tu punti alla velocità devi rinunciare a qualcos'altro. Infatti queste moto sono molto veloci, molto belle da guidare, tiri e hanno una progressione che non finisce più, però ragazzi, se esci da una curva sei piantato. Un'altra cosa, fino ad ora tutte le moto avevano lo scarico a destra o a sinistra, però che passava di fianco. KZ aveva lo scarico alto e finisce sotto la carena posteriore nella parte sinistra. Quindi abbiamo una moto totalmente nuova, bella, finisce l'era Martin e inizia l'era Marabese. Luciano Marabese sarà quello che farà poi tutte le moto della serie Gilera, sportive e non. Una cosa, il cruscotto di questa moto riprende quella dell'RV, ma copiano. Come RV avevano copiato il cupolino della VF400, anche qui prendono spunto da una moto giapponese, la VF750F. È un cruscotto più o meno uguale, insomma una base. Comunque adesso basta parlare, vi faccio vedere la moto. Vi avevo detto che Gilera massima resa minima spesa. Guardate un po' qua cosa c'è, sia di qui che di là, perché questi blocchetti verranno utilizzati per altre moto e quindi qui ci vanno montati gli specchi, mentre qui gli specchi sono sulla carena. Ed eccola qui, la famosa KZ. Esce colore bianco, un bianco ghiaccio con sella rossa e delle decolcomanie che hanno bordature rosse con all'interno un colore azzurro grigio. La moto piace subito. Abbiamo i cerchioni di un colore antracite, il motore è un'evoluzione di quello dell'RV. L'ingegner Masut mi ha detto che il motore con la valvola era già pronto per RV, ma non fu mai montato perché se no dopo con KZ non avrebbero avuto lo step tecnico. Moto veloce, in questo caso andare in due è un po' più scomodo, ma è fatta per divertirsi. Adesso vi faccio vedere alcune peculiarità. Allora, vi faccio una bella inquadratura del motore. Allora, innanzitutto si cambia colore, non è più colore nero come quello dell'RV e si monta la valvola APTS. È una valvola meccanica, praticamente all'interno del carter della frizione c'è un ingranaggio con una molla. Quando il motore arriva a 7500 giri la molla si contrae e fa aprire un alberino che comanda una cam che fa aprire la valvola e praticamente dà una botta come se fosse un effetto turbina. Cambiano alcune cose, la testa ovviamente cambia perché c'è la camera di risonanza, si può vedere qua, questa è la camera di risonanza e questa è dove c'è l'eccentrico per l'apertura della valvola PTS. Mentre su RV il termostato ce l'abbiamo in testa, questa ce l'ha qua. Ora, questo tipo di soluzione verrà utilizzata
per quasi tutte le Gilera che verranno in futuro, persino anche il GFR, una delle ultime che ho restaurato, ha questo tipo di discorso. Questa moto è un prima serie. Perché è un prima serie? Si nota da una cosa, la pedivella d'accensione. La prima serie aveva la pedivella e il motorino d'avviamento che era di serie, mentre le seconde versioni avevano solo ed esclusivamente l'accensione elettrica. Altra cosa, la batteria di questa moto si trova qua sotto il puntale, e quindi ogni volta che bisogna smontare perché non c'è la pedivella e non parte, bisogna tirare giù tutto, tirare giù la batteria o mettere i cavi, insomma è sempre un po' una rottura di scatole. Altra cosa è il rubinetto della benzina, che è diverso da tutti gli altri, è più automobilistico, bello da vedere, non è il classico rubinetto della benzina, ben integrato nella carena. Questa parte qui serve per far uscire il calore. Le forcelle anche qui sono regolabili, montavano due tipi di forcelle, la forcella Italia e, se non erro, la forcella Paioli. Questa moto condivide il telaio con la KK. La KK, poi la vedremo in seguito, cambia perché sotto ha il serbatoio della benzina, cioè qua sotto la KK c'ha un serbatoio del carburante con una pompa a depressione tirata dal cilindro, dalla depressione del cilindro, che porta su la benzina a un serbatoio che si trova qua dentro e poi per caduta va al carburatore. Questa soluzione fu venduta per una questione di baricentro, però secondo me non ha pagato più di tanto. La differenza del motore era pochissima, cambiava il rapporto di dietro, che la KK aveva un rapporto finale più lungo e quindi raggiungeva qualche chilometro in più di velocità massima. Marmitta. Come vi ho detto, la marmitta passa lateralmente, è la prima moto che ha la marmitta praticamente alta. Se noi andiamo a vedere, eccola lì. Cosa succede? Però, come sapete benissimo, i due tempi, la marmitta è tutto. Con questa soluzione diventa un problema, cioè la potenza non si riesce a scaricare tutta. Per questo poi furono fatte dai ragazzi delle modifiche e c'era qualcuno che la metteva oltre il telaio per farla andare molto più forte. Il faro posteriore è uguale a quello dell'RV. I braccetti delle frecce sono uguali a quelli dell'RV, cambiano le gemme. Come potete vedere, la moto ha una bella linea ed ecco qui la strumentazione. Allora abbiamo il contagiri centrale come moto da corsa, abbiamo l'indicatore della temperatura dell'acqua a destra e il contachilometri a sinistra e tre spie in alto, il neutral, la benzina e la spia dell'olio del miscelatore. Rispetto ad RV abbiamo i semimanubri che sono in alluminio e cambiano completamente tutti i blocchetti. Questi blocchetti verranno poi montati quasi su tutte le Gilera. Come vi avevo detto, questa moto è abbastanza rivoluzionaria perché qui abbiamo il serbatoio che è in plastica. Su una moto stradale non si era mai visto un serbatoio in plastica. Vi faccio vedere dov'era. Si apriva il cofano ed eccolo qua, abbiamo il nostro bel serbatoio fatto in come se fosse una tanica di benzina, filtro dell'aria, il condotto del filtro dell'aria e poi abbiamo il tappo dell'olio del miscelatore e il tappo del radiatore. Come vedete, tutto essenziale, ma non si era mai vista una roba di questo genere su una 125. Per molti questa moto è stata un sogno perché all'epoca costava una follia, più di 4 milioni e mezzo, infatti non erano in tanti a permettersela. Questa è la moto dei paninari. Io che sono di Milano, in piazza San Babila se ne vedevano davanti a Burghi se ne vedevano tantissimi. Tuttora una moto ricercata e i pezzi di questa moto qui se ne trovano tanti. Per esempio uno dei problemi più grossi che hanno queste moto qui sono i braccetti delle frecce che si spaccano, però si riescono a trovare tranquillamente. Altra chicca sono le manopole che hanno la scritta Gilera su qua. Queste sono un po' più difficoltà a trovare. Però adesso, visto che abbiamo fatto tutto, vediamo un attimino di sentirla girare. Mi sembra che sia partita. Non gira male, dai, per essere ferma da qualche mese. Questa moto esisteva anche la versione nera
però è meno ricercata, mentre un'altra versione fu la versione Endurance. La versione Endurance ha il doppio faro anteriore, ma questo lo vedremo dopo. Eccoci qua, come potete vedere qua c'è una KZ finita e poi il telaio della KZ. È un telaio per l'epoca molto moderno. Essenziale, perché se andiamo a vederlo è veramente piccolo. Bello. A differenza delle altre Gilera abbiamo un ammortizzatore molto corto rispetto a quello dell'RV che è più alto. Le biellette che tengono il forcellone al telaio sono scomparse. Perché? Perché quella è una soluzione costosa. In produzione costava materiale, pezzi da fabbricare e quindi la dirigenza ha deciso di far finire questo tipo di discorso. Voglio farvi notare una cosa. Quella lì è una prima serie. Questa è una seconda serie, questo qui è un telaio di un KZ Endurance. KZ Endurance è un KZ uscito nel 1900, se non erro nel 1988, aveva la stessa carrozzeria, cambiavano però le colorazioni, aveva i cerchioni bianchi ed era molto più bella, ma la peculiarità del KZ Endurance erano i fari, che non era più un faro normale, ma era un doppio faro. Il faro del KZ Endurance. Sono due fari, ma all'epoca era veramente una cosa unica. Questa moto però sul telaio aveva un difetto e adesso ve lo faccio vedere. Il telaio si rompeva in questo punto, questo pezzo qui si rompeva. Ve lo faccio vedere da questa parte perché, come potete notare, qui ci sono due rinforzi, perché quando si sono accorti che si spezzava, allora hanno fatto le modifiche. KK anche lì aveva un problema sul telaio. Si spezzava il canotto di sterzo. Infatti più di una persona, soprattutto un mio amico, andando a frenare e si è spezzato il canotto di sterzo. Meno male che non si è fatto assolutamente nulla. Detto questo, com'è possibile montare questa carena su qua? Bene, esiste un pezzo in lamiera che parte da qui, praticamente viene su e fa da sostegno alla carena che adesso vi faccio vedere. Ed ecco voi la sella della moto, cioè la carena inferiore dove c'è la sella. In realtà sono due semigusci come quelle davanti che vi spiegherò, quindi in costo di produzione costano veramente poco, e però se cadi questo qua costa anche tanto. Attualmente di queste se ne trovano parecchie. Adesso vi faccio vedere il discorso delle semicarene anteriori. Questa in particolare è un prima serie. Il prima serie aveva la carena in vetro resina, ma ce ne sono veramente poche così, perché erano proprio le prime che sono uscite. Dopodiché fu fatto questo semiguscio. Questo è il semiguscio sinistro, questo era l'alloggiamento del faro. Unendo i due gusci poi si inseriva il faro e il vetro del plexiglass. Questo cosa comporta? Sicuramente un peso minore, perché la carena unica in vetro resina pesa di più, però ha un difetto, costa un botto, cioè nel senso che all'epoca se cadevi, mentre la vetro resina la puoi riparare, quindi uno portava il carrozziere se la poteva fare, questa no. Questa è una plastica dell'epoca molto dura e si crepa, e all'epoca non esistevano le colle che si possono riparare. Un'altra cosa che vi voglio far vedere, che si fa fatica a trovare, sono gli adesivi. Cioè la serie adesiva negli adesivi si trova, ma purtroppo le colle che hanno 30 anni hanno un grosso problema, non attaccano più sulla carrozzeria. Ultimamente mi sono adoperato per fare rifare tutta la serie. Il problema grosso è perché il colore grigio-azzurro si fa fatica a reperire. Altra cosa che crea problemi è il collettore d'aspirazione del motore, ma lo stiamo rifacendo e stiamo facendo le prove per RV e RX, e poi comunque col file se riesco a farli anche per KZ e KK. Il manicottino che va dal carburatore al filtro dell'aria. Spero che in breve tempo, nell'arco di un mesetto e mezzo, ci sia tutto pronto. Come sempre, cosa vi devo dire? Più Gilera per tutti.